Buongiorno a tutti quanti. Visto che tra un po' saranno presenti sul sito di Goodfellas e probabilmente anche dopo su tutti gli altri siti, sapete che nella descrizione ci sono i vari link dove avete anche i codici sconto per voi, quindi quando arriveranno dateci un'occhiata di Ariana ed Evans Ultima. Quindi l'ultima formulazione tagliovata di Ariana Evans. Io l'ho già provato, lo conosco e finalmente mi sento di poter dire che Peter con questa nuova formula è ritornato alla mia cara vecchia gloria che era Ariana Evans all'inizio, che probabilmente anche migliore dell'inizio, però nel tempo, come vi ho detto più volte, io avevo visto un po' un perdersi per strada quando è arrivato qua in Europa e via dicendo. È riuscito a risollevarsi con questa base che per me merita veramente. Adesso andiamo a riprovare questo set Cathedral, che questo invece non l'ho ancora, diciamo, provato così, e quindi andiamo a farci un giro con il suo aftershave. Profumazione incensata, c'è anche qualche nota un po' dolce, veramente spettacolare. Come rasoietto, io ci ho già fatto un giro ma ho voluto aspettare. Proviamo il... mi sfugge il nome, ci manca solo questo. Il Valinor di Goodfellas. Quindi proviamo questo rasoietto in ottone che hanno fatto uscire. Bella la storia dell'anello, tutto quanto, però adesso andiamo a provare. Ho dei dubbi su questo rasoio, ma adesso lo andiamo a provare insieme e dopo ne parliamo. Come pennello, manico body brush, ma il ciuffo è Chubby 3 della Simpson. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Ok, un po' di prebarbino ce lo mettiamo sempre, gel prebarba. Qua c'è dentro un po' di barba ormai che avevo avanzato un goccino e dopo c'è dentro il Noai. Tanto non litigano mica insieme. E dopo, se rimanete fino alla fine del video, vi farò vedere anche che profumo ho deciso di abbinarci. Anche se non c'entra niente, però avevo voglia di indossare questo profumo oggi, quindi lo farò. Bene, andiamo a... Allora, a breve faremo un bel giveaway. Ho un pennellone della Botti che vorrei mettere in palio qui su YouTube. Pennellone top, un ciuffo densissimo in tasso Manchurian NC, manico veramente spettacolare. Botti sta veramente lavorando molto molto bene. Ecco, e quindi ho deciso di fare un bel giveaway qui sul canale YouTube, e quindi cominciate già magari lasciandomi un bel like. Che male non fa. Vi iscrivete, perché questi sono, insomma, minimo, no? Ecco, e dopo facciamo questa cosina insieme. Purtroppo non ho potuto scendere di più sul manico perché se no si sfondava. Forse avrebbe bisogno di un po' più di backbone, però comunque sta lavorando bene. Sembra quasi un maiale, c'è bisogno di lavorare quasi con le punte.
Mamma mia, che profumazione, veramente buona. Cathedral non poteva chiamarsi in modo migliore, veramente un profumo insensato, quasi liturgico, però con delle note dolci, leggermente dolci, che lo rendono veramente piacevole. Vediamo dopo nell'after se riavrò la stessa sensazione. Chiama tanta acqua, cioè veramente ghiotto di acqua, perché ne ho aggiunta e continua a chiedere. Però non è un male. È bello anche una cosa che a me piace tanto, è anche il fatto che comunque ogni sapone abbia le sue caratteristiche, c'è quello che ce ne vuole tanta, poca, quello che va lavorato di più. Ogni sapone è bello anche trovarci. Proviamo. Valinor con Gillette Nugget. Allora, vi dico già un po', ne parliamo già un po', perché io l'ho già provato, quindi inutile che faccio finta adesso di non sapere che cosa sto usando. È un rasoio dolcissimo, forse fin troppo dolce, perché a differenza di un Sintesi, che almeno avete un po' di emozione sul taglio, qui e in prima passata, se non premete, almeno io parlo per me, dopo mai non tutti abbiamo la stessa barba, se non premete la barba non viene via, cioè. Quindi è comunque un rasoio molto permissivo, quindi premere non significa che vi porta all'irritazione, però non è neanche bello dover spingere proprio così tanto, sinceramente, cioè, a confronto di un Sintesi, come se questo rasoio qua gli mancasse qualche marcia. È vero anche che questo qua potrebbe essere quel rasoio che chi ama farsi la barba tutti i giorni, non aver proprio nessun tipo di problema, o chi ha appena iniziato la rasatura tradizionale, se uno ha la possibilità e invece di comprarsi un Gillette King, vuole comprarsi un rasoietto così che non ha problemi economici, tra virgolette, che non vuole risparmiare, vuole comunque avere un bel pezzo, ma andare sul super mega extra sicuro, se già lo è il Sintesi, questo sicuramente lo è ancora di più, anche se bisogna un po' spingere, perché te lo permette. Però è anche vero che, vi dico la verità, è un rasoio che in questo momento non saprei dove collocarlo, cioè vediamo se riesco a spiegarmi. Se uno mi chiedesse che rasoio mi consigli per barba di una settimana, tac, direi una cosa. Cosa mi consigli se io mi rado ogni 2 o 3 giorni, tac, ne consiglio una. Cioè non è un rasoio che consiglierei facilmente, perché è un po' troppo mild, secondo me. Se avessi avuto un pochettino più di mordente, però è anche vero che magari c'è chi non gli interessa niente e vuole
super mega facilità di utilizzo e dolcezza, e gli va bene anche così. Adesso arriviamo un attimino al controperio e dopo tiriamo un po' di conclusioni. È anche vero che dopo il sintesi e a fine anno uscirà l'italico in ottone. Io avrei optato per un rasoio che mi ricordasse più un 316, un Roca. Cioè, hai già fatto un rasoio mild, perché il sintesi è un rasoio comunque utilizzabile tutti i giorni, ma che permette anche la rasatura di qualche giorno in più. Ho capito che magari questo è più, tra virgolette, vendibile o versatile, però c'era bisogno per me di un rasoietto che andasse un po', o ci sarà bisogno di un rasoietto che vada a non scansare, ma a fare un po' di concorrenza alla Roca e 316, perché ragazzi non c'è attualmente. Che sia gestibile, profondo, godurioso. Sì, sono tutti rasoietti mild, belli, tutto quello che volete, sintesi, capolavoro. Però adesso anche basta, cioè adesso ci vuole anche un rasoietto con un po' di carattere, questo intendo. Dopo, piace, non piace, a me non dispiace, è un bel rasoio, è un rasoio che ha fatto parlare di sé, però non so, non lo so quanta vita alla lunga possa avere. Ecco, per dire questo, ecco, se proprio la dovessi mettere in quel verso lì, questo sarebbe un rasoietto che terrei da viaggio, però bisognerebbe che l'ottone non si ossidasse, perché poi altrimenti quando sei in viaggio lucidartelo. Quindi anche lì è un materiale che comunque si ossida, diventa un po' bruttino. Non lo so, mi dispiace perché l'idea c'è, a me è piaciuto da subito e dal vivo vi assicuro che è più bello che nelle foto. Non lo so, sono sincero, lo usi anche abbastanza volentieri, però fa fatica, cioè devi spingere, devi insistere e comunque sia anche un neofita, che è una parola bruttissima. Facciamo uno che comincia con la rasatura tradizionale, deve comunque abituare la pelle, quindi magari io mi posso permettere qualche passata in più con la mano che ho oggi, nonostante la mia pelle, però uno che comincia magari passa, ripassa, non lo so. Quindi se cercate rasoietto dolce, non siete super mega malati del BBS, comunque particolare, ben fatto, perché è inevitabile, è indiscutibile che sia ben fatto, bilanciato giusto, è fatto bene, rifinito bene, tutto, quindi il rasoio è bello. Se vi piace e non volete, non vi interessa i super risultati,
il rasoio taglia e alla fine la rasatura ve la portate a casa. Però a confronto di un sintesi, cioè, ragazzi miei, gli manca, c'è poco da fare. Io personalmente, se devo scegliere tra questo e italico, scelgo ancora italico, c'è poco da fare. Quindi è un rasoio che purtroppo a gusto mio si va a posizionare in una fascia dove c'ho già altre cose che gli stanno sopra, ecco, sotto vari aspetti. Quindi bello sì, carino, però dopo, quando ce li ho lì con gli altri rasoi, vado a pescare. Se devo pescare pesco il Sintesi, se devo pescare pesco il 316, pesco l'italico, cioè vado a pescare altri rasoi. Anche il Mjolnir secondo me, cioè, è un pochettino più profondo di questo e ha la stessa dolcezza e ti permette di spingere quanto questo. Quindi dispiace, perché è fatto bene, bellissimo. Comunque qualcuno se lo gode, perché se non ha tutti gli altri e vuole comprarsi questo, la barba se la fa senza problemi. Il risultato comunque me lo sono portato a casa. Non è una rasatura profondissima, cioè non riesco proprio ad andare più sotto di così, cioè è meno, quasi meno di un Masamune, e per me è troppo poco, sono sincero, così è troppo poco. Un King mi va bene, lo pago 12 euro, mi porto a casa la sbarbata. Un rasoio così devo arrivare a un certo risultato almeno, per come la vedo io e per gusto mio. Allora, sapone di Peter, quindi sapone di Peter, eccolo qua, e ultima cattedra, ragazzi, ve lo dico tranquillamente, per me un bel passo avanti, lo posso dire proprio con grande soddisfazione, e gioia. Ha un'ottima scorrevolezza, un'ottima protezione, e in questo caso c'ha anche veramente un buon post rasatura, cioè è un sapone che non gli puoi dire niente, è veramente buono. E vi dico che anche sulle profumazioni io ne ho sentito un paio, Lavender Noir, e questo anche sulle profumazioni tanta roba, ragazzi, è veramente buono. Cioè senti, mamma mia, e senti che anche se magari non sono super mega extra persistenti, adesso questo non mi ricordo, non penso di averlo provato, per esempio la Lavender Noir dura un po', ma non è una roba super mega extra resistente, però io sento che la qualità complessiva della profumazione è migliorata parecchio, cioè come se avesse fatto una ricerca nei componenti olfattivi per dare una qualità più alta, perché ragazzi, cioè, la qualità della profumazione è più alta delle vecchie versioni, che insomma le Kaizen 2 e via dicendo. Questa secondo me con queste profumazioni ha fatto un bel salto in avanti, che è veramente fantastico, buonissimo. Cosa ci vado ad abbinare? Pennello, ciuffo Ciabi 3, non lo posso valutare perché non è così di fabbrica, ok? Quindi io ci ho impiantato il ciuffo, così si apre troppo, devo lavorare con le dita, quindi non mi fa impazzire, però fa il suo, Come fibre preferisco l'Evo 1 se devo fare una scelta, ecco. Ho anche il Boti NC3, N3C o NC3, quindi bene ma non benissimo, vi dico la verità, anche perché secondo me, mi dispiace dirlo, ma boh, non lo so, costano, e anche questi qua sintetici non so fino a dove valgono quello che costano, sono sincero. È un'azienda storica, ha fatto la storia su queste cose qua, quindi tanto di cappello, però un po' ci marciano, e fanno anche bene, perché chi dice di no. Profumo, mi metto Rastiglio di Westman. Mai paura. Allora, nonostante sia un eau de toilette, quindi non abbia una concentrazione super mega extra, ma questa profumazione qua, come Utopia, vi dura qualche bella ora, perché sono molto spinte.
profumazione fantastica perché ti dà una nota dolce di melograno e si va a finire con dei legni bruciati. Perché l'ho abbinato a Cathedral? Perché secondo me incenso, legni bruciati, melograno, cioè insieme ci sta la morte sua, perché sono tutte note comunque che vanno verso legno, incenso, quindi un po' fumoso, un po' bello maschio, capito? E sia Cathedral che questo c'ha anche quella nota un po' fruttata, un po' dolce, leggermente dolce che basta imparare, quindi nell'insieme ragazzi a me fa impazzire, spettacolare. L'unico tra i tre che ho, che è Utopia, Alma e Rastilio, l'unico che non mi ha fatto straimpazzire è Alma, cioè lo preferisco molto di più sul set da rasatura che sul profumo, perché lo trovo troppo dolce, c'è un dolce di frutto della passione che per me è un po' troppo stucchevole, e la rosa e il muschio, quello che c'è verso la fine anche, esce un po' meno, quindi non mi fa impazzire. Questo è Rastilio, qua è qualcosa di meraviglioso, però si parla anche un po' di gusti personali, sia chiaro. Bene ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ho cercato di darvi le mie considerazioni su più cose, spero ecco, di essermi spiegato, non sto svalutando il rasoio, ma ai miei occhi ragazzi mi aspettavo qualcosa di più, vi dico la verità. Avessi avuto un po' di profondità in più in rasatura, magari avrei anche detto una buona alternativa per avere comunque un rasoio fatto bene, che comunque costa meno di sintesi, cioè così non lo so, tra il fatto che comunque l'ottone è bello quanto vuoi, ma ci sta che me lo lucido, però questo qua te lo devi smontare tutto anche per lucidare, non è che puoi dire prendo il manico, un po' di Sidol, tatà, questo devi comunque, lo so che è una stupidaggine, però lo devi comunque svitare, lucidare, rimettere su, non lo so ragazzi, bello, vedremo se lo ottengo o no, ecco, questo è un po' il concetto. Se me lo rivedrete ancora in video magari cambierò idea e lo saprete, se non lo vedete più vuol dire che non mi ha attraccato il cuore ragazzi, c'è poco da fare. Sai cosa facciamo? Ci vediamo al prossimo video e grazie sempre del vostro sostegno ragazzi, ci vediamo alla prossima, bye bye.